E qui, come potete vedere, queste fossature sono tipiche, è una cosa che succede ancora ai giorni nostri, ma con cui anche i comuni avevano a che fare. Pensate ai giorni nostri, quando mettete il cemento sul vialetto del giardino, il gatto della vicina lo vede e viene a zampettare sul cemento lasciandovi i buchi. Ecco, i comuni avevano lo stesso problema con la tigre dei denti a sciabola. Quindi mi stai dicendo che questa qui è la famosa impronta della tigre dei denti a sciabola? Certo, perché il Camuno faceva la gettata per la pietra per poi fare le incisioni rupestri, la tigre di dente a sciabola vedeva e andava a zampettarci su. Certo, non fa una piega. Eh? Guarda, vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Partenza, fontanelle, sesta tappa del cammino di Carlomagno. Siete pronte? Siamo tirati coi tempi. Correre alla bersagliera! Salutiamo Breno e iniziamo a salire. Oggi c'è quasi il doppio della salita rispetto a ieri. In fondo si intravede ancora il castello di Breno attraverso gli alberi. In una gola siamo sulla via Crucis, che però è una via Crucis particolare, perché è una via Crucis, non so, polinesiana, hawaiana qui, con il legno intagliato in quello stile. Sale mica male, eh? Vedete varie cappelline. Ah, non vuoi salire a guardare la cappellina? La vede da lì, Che capi? Buona e fresca e tra l'altro, dissetante? La dissalata. O dissenteria? Miau, 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 miau. Stanno mangiando per bene, guarda questo qui. Anche là, guarda, ci sono altri sul tetto, c'è il canino. C'è l'asinello. Che fai? Ti senti solo? Sì. C'è tutta una dedica per la benedizione che raccomanda a San Francesco le maghe, le patate, le vacche, le pecore, gli asini, e di confinare la tempesta, cioè di confinare la saetta solo alle cime e la tempesta di non farla venire giù troppo cattiva.
Così penso di aver tradotto. Le pecore che ci salutano. Beh. Dai, là avanti il sole, l'abbiamo raggiunto, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno. Buongiorno. Dai, Dai due in cammino oggi cosa si fa? Sesta tappa del cammino di Carlo Magno da Breno e arriviamo a Cedegolo. Esatto, arriviamo fino a Cedegolo perché c'è la stazione della ferroviaria. Abbiamo dormito a Breno, all'hotel Giardino. Bellissimo, ampiamente consigliato, Ottimo posto, suggerito. ci è andato bene. Sì, E voglia. ve lo consigliamo per quando farete questo cammino. Con la colazione continentale, quindi si mangiano le uova strapazzate. Fanno anche la colazione salata. E niente, ieri tanto vento, poi nuvole, sole, nuvole, alternanza, freddo. Oggi è giornata stupenda. Wow. Per cui camminiamo, sono 770 metri di salita, quasi il doppio rispetto a ieri. E però pian piano lo facciamo. Il cammino. Cammino? È il secondo dispensario farmaceutico in cui ci imbattiamo e guarda caso è sempre su un cammino, l'altro era sulla Francigena, non mi ricordo il nome del paese, era comunque su una tappa della Francigena Lombarda. Questa è Nomellina? Sì, era il Nomellino. Hanno fatto un forfait, no? Gli ho messo dentro anche quelli per i paesi di mare. Ma voi sapete cos'è il divieto di strascico qui in montagna? Noi no. Noi pensavamo alla pesca con le reti, ma nel bosco, boh. Camminata alta, Giulia che va dalla parte sbagliata e noi scendiamo. Ma cosa vedo laggiù in fondo? Sono quelle le pitture rupestri della Valca Monica? No? Quello è il gruppo con il Cornone, il Monte Vaccio che è quasi 2400 metri e più indietro c'è la cima della Bacchetta che sono quasi 2600 metri e quello sotto là è Cerveno. Quando abbiamo fatto la via Valeriana abbiamo visitato l'atelier di uno scultore locale che comunque ha lavorato anche a Dubai, per la regione Lombardia, ci ha detto, ci ha fatto vedere un po' il suo portfolio, cose interessanti. Magari andate a guardarvi il nostro video della Valeriana su quella tappa. Comunque lasceremo qua sotto il link anche alla playlist della Valeriana in descrizione, ma magari ogni tanto cliccateci così per sport. Cioè ci ha fatto scendere da là per farci risalire allo stesso punto. Questa pregevole mulattiera, dimmi che non è valsa la pena scendere e poi risalire. Il paese qua sopra, se avete bisogno di andare su mai a cercare un bar, ma il cammino scende senza passarci in mezzo. Oggi tante fontanelle sul percorso, quelle di ieri ce n'era qualcuna, ma parecchie erano chiuse. Oggi quelle che abbiamo incontrato oggi sono tutte aperte. Acqua fresca. Acqua che, mamma mia. pure troppo, porca miseria. No, ad agosto sarebbe perfetta. Qui siamo a Nadro, che a giudicare dagli scritti che abbiamo trovato all'ingresso del paese ha una certa rivalità col paese che abbiamo attraversato in precedenza, cioè Ceto, anzi, a cui siamo passati sotto in precedenza. Comunque è carino anche questo. Qui siamo nel parco delle incisioni, si può attraversare rimanendo sul sentiero principale. Se volete visitarlo dovete fare il biglietto,
dovete visitarvelo tutto. 3 euro a Nadro, c'è il museo e la biglietteria. Vedi che queste decisioni sono queste, però di solito a volte te li bagnano per fartele vedere meglio, e poi c'è tutta una simbologia, sono i cacciatori, poi a seconda se sotto hanno un pallino allungato o meno, sono maschi o femmine, ci sono varie figure. Mi ricordo che ce n'era una con delle corna molto alta, con gli altri tutti intorno, per cui si pensava che fosse un dio e mentre veniva adorato. Comunque, se volete visitarvi tutto il parco, c'è la biglietteria, c'è il museo, organizzano anche le visite guidate, mi pare. Non vado errato, la forma di queste rocce è dovuta al fatto che questa è una zona morenica, per cui c'era un ghiacciaio in capo alla valle. Quando pian piano si è ritirato, il ghiacciaio occupava tutta la valle, ha scavato la valle e per cui i fianchi sono rimasti scavati dal ghiacciaio. Questi sono stati scavati dal ghiaccio, poi quando si è ritirato sono rimasti allo scoperto. E sono andati i Camuni, subito ci hanno messo tutte le loro pitture rupestri. Tac, non ho perso tempo. No, non so se la fine della glaciazione è avvenuta prima, penso un bel pezzo prima dell'insediamento dei Camuni. Là sotto là deve essere Capo di Ponte. Ecco, sul mio navigatore GPS questa è segnata come la zona dei boulder di Capo di Ponte. Sono tutti questi massi dove però è invitato ad arrampicarsi. Vedete i castelli che sono proprietà privata, sono dei massi privati. La prima volta che vedo dei massi privati che li hanno coltivati loro, da quando erano dei sassolini, li hanno concimati, li hanno innaffiati, li hanno curati fino a farli diventare grandi così, poi la gente da fuori ci si vuole arrampicare, cos'è questa storia? Le vetture fiorite, bianco il tronco e bianchi i fiori, uno spettacolo. Da sotto si vede Grevo, dove c'è la chiesa e l'arrivo della tappa. Poi noi proseguiremo oltre per andare fino a Cedegolo alla stazione ferroviaria. Questa cos'è? Dopo un po' di chilometri, tipo 15, i sali minerali vanno reintegrati. Ma vuoi dirmi che la birra è fine tappa? Sì. Per strada?
Vabbè, è la fine Trovato un tappa. posto che deve Qui partire se fosse stato aperto non abbiamo fatto il timbro e niente, pazienza, faremo senza, infatti. Ah, è chiuso. Eh sì.